I've seen the lark so high at noon, heard his song up in the blue. I've heard the songbird pipe his notes, the thrush and the linnet too. But Buona serata da Radio Regio, sono Savino Ciciolla e questa è la seconda puntata dedicata a Sinead O Connor, cantante irlandese dalla bellezza e voce cristallina, che nel corso degli anni, a partire dagli anni 90, ha segnato una delle parti della musica irlandese. È un personaggio abbastanza particolare. Sinead è una ragazza che ormai diventata adulta ultimamente ha subito nel corso degli anni delle traversie particolari, ha una vita tutta irlandese, abbastanza travagliata, con problematiche familiari, con problemi di abusi. Abbiamo già raccontato anche nella scorsa puntata come tutto questo l'abbia segnata e gli abbia poi fatto avere questa carriera particolare, dove è stata sempre abbastanza controversa, polemica, provocatoria sotto molti aspetti. Nelle scorse puntate abbiamo raccontato i primi due dischi, The Lion and the Cobra dell'88 e I Do Not Want, I Haven't Got del 90, che la lanciano nell'Olimpo mondiale. Lì viene prodotta in primo periodo da U2, quindi negli anni 90 la scena irlandese era fondamentalmente segnata da loro. E grazie a questo viene lanciata, però subisce tutta una serie di problematiche e di attacchi anche dai media, perché provocatoriamente racconta nei suoi testi quello che è la situazione della Chiesa in Irlanda. Infatti, nel momento in cui diventa abbastanza famosa, viene invitata a uno show americano, quindi arriva negli Stati Uniti grazie a questo successo in Irlanda. Gli si chiede di partecipare a questo show al Saturday Night Live insieme a un comico, un certo Andrew Clay, che ha atteggiamenti xenofobi e antifemministi, e lei, che sicuramente non accetta, dopo tutta una serie di abusi, di sottomissioni, non accetta di partecipare alla trasmissione, non vuole aprire un concerto dove partecipa anche Frank Sinatra cantando l'inno americano, perché ritiene appunto che l'America ha una serie di responsabilità negli anni. E poi arriva nel gesto più provocatorio, quello che la segna in assoluto, quando strappa in diretta internazionale la foto di Papa Giovanni Paolo II per protesta contro la politica repressiva attuata dalla Chiesa Cattolica in Irlanda. Quindi c'è uno scandalo internazionale, viene etichettata come eretica, come una strega, una squilibrata, e tutto questo la segnerà. Ma ciò nonostante gli dà clamore, visibilità, e quindi arriva poi nel 92, dopo due dischi abbastanza provocatori, punk, rock, per musicalità, gli propongono di produrre un disco che si chiama I'm Not Your Girl, non sono la tua ragazza, di rivisitazione di cantanti famose, quindi di pezzi famosi, classici, jazz in maniera particolare. Ma per farvi capire, partiamo da questo I'm Not Your Girl con Gloomy Sunday.
hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday, Sunday is gloomy with shadows. I spend it all, my heart and I have decided to end it all. Soon there'll be flowers and prayers that are sad, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you with the last breath of my soul. I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I've wanted you. Gloomy Sunday. L'ex panchetto irlandese Sinead, come avete sentito, canta con la classe e la verve in una consumata chanteuse, accompagnata da un'orchestra jazz anni 50, sull'aroma delle canzoni che poi lei dice mi hanno fatto voglia di diventare una cantante. Ed è sicuramente un cambiamento enorme dai primi dischi in cui appunto raccontava in maniera veemente con un punk rock abbastanza sostenuto. Questo è un momento particolare per lei, è uno dei periodi più duri, viene stroncata appunto dalla critica per aver compiuto quell'atto provocatorio, però come dicevamo è importante per lei, dopo tutta una vita di tormentata, segnata fin dall'infanzia da queste violenze psicologiche, abusi sessuali, isolamento in istituto, e dalla morte accidentale della madre, che lei comunque ha amato nonostante fosse la sua principale aguzzina. Poi c'è un tramo di aborto, tante storie di amore andate a finire male, tanti matrimoni, tanti figli, insomma è un personaggio veramente che negli anni le ha provate un po' tutte. Però qui riesce a risollevarsi con queste canzoni, questa per esempio Gloomy Sunday, Domenica Uggiosa, è stato un classico del jazz, cantata anche dalla grandissima Billie Holiday, e lei non sfigura affatto in tutto questo. Ascoltiamo un altro pezzo sempre da questo I'm Not Your Girl. Success has made a failure of home, il successo ha reso la nostra vita un fallimento. To go out walking hand in hand. You told me all
the big things you had planned. It wasn't long till all your dreams came true. Success put me in second place with you. You have no time to love me anymore, since fame and fortune knocked upon our door. And I spend all my evenings all alone. Success has made a failure of our home. If we could share an evening now and then, I'm sure we'd find true happiness again. You never hold me like you used to do. Oh, it's funny what success has done to you. You have no time to love me anymore, since fame and fortune knocked upon our door. And I spend all my evenings all alone. Success has made a failure of our home. Success has made a failure of our home. E questo verso ripetuto, I'm not your girl, non sono la tua ragazza, è la sintesi di questo brano struggente, che è un successo rielaborato da un brano di Loretta Lynn e già interpretato da un altro grande della musica irlandese, Elvis Costello. Quindi il titolo dice: il successo ha reso la nostra vita un fallimento, e quindi queste scelte di questi brani classici non fanno che in qualche maniera raccontarla. Lei si impersonifica e li rende fantastici. In questo disco, appunto, I'm Not Your Girl, ci sono anche interpretazioni di brani arcinoti come Dying Cree for Me Argentina, questo evergreen di Lloyd Webber, che poi fu famoso anche per una versione di Madonna.
Ma quelle interpretazioni che lei fa sono assolutamente superlative e fanno sì che lei possa veramente interpretare qualsiasi cosa, dandogli un'interpretazione sentita, molto forte. Altro brano da questo I'm Not Your Girl è una cover di Antonio Carlos Jobim, musicista brasiliano, How Insensitive. Insensitive I must have seemed when he told me that he loved me. How unmoved and cold I must have seemed when he said it so sincerely. Why, he must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to do? What can you do when a love affair is over? Now he's gone away and I'm alone with the memory of his last look, vague and drawn and sad. I see it still, all the heartbreak of his last look. Why, he must have asked, would I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? He must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Over. E anche questa interpretazione di un brano di Antonio Carlos Jobim la dice lunga sul suo stato d'animo. How insensitive, quanta insensibilità. E difatti in alcune dichiarazioni lei dice nel periodo: non c'è nessuno nella mia vita a parte il mio psichiatra, la persona più dolce del mondo, che dice che sono il suo eroe. E questa è l'unica ragione che mi tiene in vita, ed è patetico. Si confessa quindi e dice: le malattie mentali sono come le droghe, non gliene frega un cazzo di chi sei, la cosa peggiore è lo stigma, cioè all'improvviso tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male. E quindi sembra veramente un ultimo disperato grido d'aiuto di questa anima in pena che è Sinead O Connor. Ma questo comunque, ripeto, tra un trauma e l'altro, tra una disperazione e l'altra, tra un esaurimento e l'altro, tutto questo non gli impedisce di continuare a produrre musica. Dopo questo I'm Not Your Girl del 92, arriviamo nel 94, dove produce un altro disco importantissimo della sua carriera, Universal Mother, Madre Universale,
dove qui diciamo si distacca un po' dai panni da diva che ha interpretato con queste canzoni, con queste composizioni di classici jazz dell'epoca, e ritorna un po' nella sua dimensione. E infatti questo è una confessione a cuore aperto di Sinead O Connor, una specie di sfogatoio musicale dei suoi demoni, dei suoi psicodrammi familiari. E quindi ascoltiamo il primo brano, Fire on Babylon.
Babylon. Dice Sinead, Dio potrebbe non essere di sesso maschile, bensì femminile. A pensarla appunto così, Sinead dice è convinta che forse solo una donna e di conseguenza il suo Dio sia in grado di percepire realmente il dolore e l'amore, soprattutto quello materno. E questo appunto è il significato di questo Universal Mother, di questo madre universale. Il disco è strutturato in maniera molto particolare, si apre e si chiude con dei pezzi molto diversi. Questa splendida Fire on Babylon è particolarissimo, uno dei pezzi più intensi e più belli della sua produzione. È un battito scuro, magmatico, una base molto elaborata che vicino poi a certe sperimentazioni elettroniche che successivamente farà Björk, su cui Sinead, con una voce sempre piena di rabbia, una potenza espressiva mai raggiunta, si confida sui maltrattamenti subiti durante l'infanzia. È un periodo duro per lei, appunto perché viene attaccata da tutte le parti, anche da suoi esimi colleghi, però trova un alleato importante come Peter Gabriel, il grande leader dei Genesis, che intraprende un tour, nel WOMAD Tour, in quanto Peter Gabriel in quel periodo aveva ideato un'etichetta di world music dove faceva confluire un po' le musiche di tutto il mondo, e la porta con sé in tour, la fa cantare con sé e la sostiene innanzitutto. Tutto questo sostegno fanno sì che poi lei continui a produrre appunto questo Universal Mother, da cui ascoltiamo un altro brano, A Perfect Indian. A perfect Indian is he, remembering him life is sweet, like a weeping willow, his face on my pillow comes to me still in my I saw a young baby, a beautiful daughter was she, a face from a painting, red cheeks and teeth aching, her eyes like a wild Irish sea. Feigned happiness. Why in my life is that the only time that any of you will smile at me? I'm sailing on this terrible ocean. Free.
Lui è un perfetto indiano, ricordandolo la vita è dolce come un salice piangente, la sua faccia sul mio cuscino. Viene da me ancora nei miei sogni e lì ho visto un bambino piccolo, ma era anche poteva essere una bella figlia, un volto da un dipinto. Guance rosse e denti doloranti, i suoi occhi come un selvaggio mare irlandese, su un tavolo nel suo vestito giallo, per una fotografia di finta felicità. Perché nella mia vita è l'unica volta che qualcuno di voi mi sorriderà. Sto navigando su questo terribile oceano. E questo A Perfect Indian è un racconto molto intimista di un'esperienza personale che lei subisce anche un aborto, insomma, è giovanissima. E in questo Universal Mother racconta veramente la dimensione materna attraverso questi brani molto intimi, molto strazianti. Ci sono brani, per esempio, dedicati ai suoi figli, delle ninna nanne, e anche quest'altro brano che ascoltiamo adesso, All Baby, tutti i bambini. Stupenda e drammatica questa All Baby, tutti i bambini, malinconica come solo certe sonorità tipiche del rock irlandese sanno essere.
E lei dice: tutti i bambini nascono dicendo il nome di Dio, più e più volte, tutti nati cantando il nome di Dio. Tutti i bambini sono volati dall'universo, da lì sono sollevati dalle mani degli angeli. Dio dà loro le stelle da usare come scale, sente le loro chiamate. Tutti i bambini sono nati da un grande dolore. Forse non è mai esistita nella storia della musica recente un'altra cantante che sia riuscita a incarnare tutta la fragilità umana, la voglia di lottare e la capacità di amare in maniera così sconfinata, come ha fatto Sinead O Connor con la sola forza della sua voce, la cui bellezza per noi rimane assolutamente senza confronti. Sinead però in tutta questa sua travagliata esistenza, con queste sue origini di famiglia disastrata, in cui appunto il padre e la madre si separano, lei vive con la madre come abbiamo già detto, cresce con una consapevolezza anche della sua dimensione irlandese. E allora in questo Universal Mother, oltre a raccontare i drammi intimi, racconta anche i drammi di un popolo, quello irlandese, con questo brano Femin Carestia. I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine, about the fact that there never really was one. There was no famine. See, Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money not to teach our children Irish. And so we lost our history, and this is what I think is still hurting me. You see, we're like a child that's been battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running. And in its worst form becomes actual killing. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. All the lonely people, where do they all come from? An American Army regulation says you mustn't kill more than 10% of a nation, because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of our nation through deaths on land or in ships of emigration. But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. Schools go on about Black 47, on and on about the terrible famine. But what they don't say is, in truth, there really never was one. Excuse me? The lonely people. I'm sorry, excuse me? Where do they all come from? I can tell you in one word. Oh, the lonely people. Where do they all belong? So let's take a look, shall we? The highest statistics of child abuse in the EEC, and we say we're a Christian country, but we've lost contact with our history. See, we used to worship God as a mother. We're suffering from post-traumatic stress disorder. Look at all our old men in the pubs. Look at all our young people on drugs. We used to worship God as a mother. Now look at what we're doing to each other. We've even made killers of ourselves, the most childlike, trusting people in the universe. And this is what's wrong with us. Our history books, the parent figures lied to us. I see the Irish as a race like a child that got itself bashed in the face. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. Oh, the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all come from? We stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found
to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all Irish in all our different kinds of ways. We must not now or ever in the future show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love. Because of our traditions, everyone here knows who he is and what God expects him to do. Qui Sinead torna su registri di denuncia, questo famine, carestia, una durissima invettiva contro le ingerenze inglesi sulla storia, sulla società irlandese. È recitata su questa ritmica spettrale hip hop che campiona anche Miles Davis, un po' come il brano iniziale Fire on Babylon. Qui Sinead racconta dell'Irlanda, racconta della carestia che questo paese ha sempre vissuto sotto la dominazione inglese. Ricordiamo che ci sono state nel 1800 diverse carestie, la carestia delle patate, perché loro, agli irlandesi era permesso di mangiare solo le patate, mentre tutto il resto del cibo, carne, verdure, pesce, venivano spediti fuori dal paese, in Inghilterra, sotto scorta armata, e il popolo irlandese faceva la fame, ci furono 2 milioni di morti. E questa cosa incredibile è la storia dell'Irlanda, che poi portava all'emigrazione negli Stati Uniti e che viene raccontata in questo caso dal fratello di Sinead, che è un grande scrittore irlandese, Joseph O'Connor, che in un bellissimo libro, Stelle del mare, che vi consiglio di leggere, racconta proprio tutta questa dimensione della povertà, della fame e delle stragi che venivano perpetrate dai benestanti irlandesi, che erano comunque legati alla dominazione inglese, che non lasciava spazio per nessuno, venivano sequestrati terreni, venivano distrutte case, e non si aveva la benché minima umanità, e quindi in tutto questo Sinead racconta come questa situazione ha portato poi negli anni l'Irlanda a una massiccia autodistruzione, ad alcolismo, a tossicodipendenza. Negli anni ci sono state anche le più alte statistiche di pedofilia nella CE, e dice lei: diciamo che siamo un paese cristiano, ma abbiamo perso il contatto con la nostra storia, vediamo che abbiamo usato per adorare Dio come una madre, ma stiamo soffrendo di disturbo da stress post-traumatico. Guarda tutti i nostri vecchi nei pub, tutti i nostri giovani che si drogano e che bevono. E questa storia che però negli anni diciamo è mutata fino ad arrivare ai giorni nostri, dove l'Irlanda è di tendenza e di moda, dove sono arrivate anche le grosse corporation americane tecnologiche che hanno portato anche ricchezza, però tutto questo non nasconde il passato e quindi tutto quello che è successo, il terrorismo, l'IRA, l'Irlanda del Nord, che ancora tutt'oggi comunque permane come un problema in Irlanda. E appunto Sinead qui provocatoriamente lo racconta, vuole dire la sua su questa cosa e ci riesce benissimo. Allora, un altro brano anche abbastanza famoso, questo da Universal Mother, Thank You for Hearing Me. 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 Thank you for hearing me.
gentle with me. You are gentle with me. You are gentle with me. You are gentle with me. Thanks for silence 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 with me. Thank you for holding me and saying I could be. Thank you for saying, baby. Thank you for holding me. Thank you for helping 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 me. Thank you for breaking my heart. Thank you for tearing me apart. Now I'm a strong, strong heart. Thank you for breaking my heart. E con questo thank you for hearing me, grazie per avermi accarezzato, questo ringraziamento finale che si conclude con questo ringraziamento che non si capisce bene se è rivolto a un suo ex amante o a un suo ex pubblico, per aver spezzato il cuore, rendendola così una donna molto più forte. Si conclude questo album, Universal Mother, probabilmente il suo album più maturo e profondo, sia a livello di testi che di capacità espressiva. È uno dei suoi lavori più sentiti e commoventi in assoluto. Dice infatti: grazie di ascoltarmi, grazie di amarmi, grazie perché tu mi vedi e grazie perché non mi lasci. Grazie perché stai con me e grazie di non avermi fatto male. Con me tu sei gentile, grazie per il silenzio con me. Grazie per avermi stretto e per aver detto potrei essere. Grazie per i nomi che mi dai, grazie perché mi tieni stretto, grazie per tutto l'aiuto che mi dai. Grazie per aver spezzato il mio cuore, per avermi fatto a pezzi. Ora ho un cuore forte, ma grazie per avermi spezzato il cuore. E allora, chiudiamo con un traditional The Singing Bird, l'uccello canterino, che poi ascolteremo meglio nelle prossime trasmissioni. Dopo questo Universal Mother, Sinead rientra anche nella sua dimensione più irlandese, più trascinante, più emotiva, più bella, ancora più emotiva di quella che abbiamo sentito questa sera. Ci sentiamo mercoledì prossimo e ricordo che domattina alle 10:30 la trasmissione va in replica. Buona serata e grazie. As you